mostrarvi come realizzare questo fantastico pull che ho deciso di chiamare notte d'estate, anche se in realtà si può indossare perfettamente anche in autunno e in inverno con sotto qualche lupetto, però io lo sto facendo in estate, lo voglio indossare in queste serate in cui incomincia a fare più fresco, perché appunto andiamo incontro all'autunno, e quindi ho deciso di chiamare notte d'estate. Per quanto riguarda i filati, ne ho usati due che ho lavorato contemporaneamente. Si tratta delle soufflé della Steny Yarn e il Mohair Luxe dell'Adrian Wool. Ho unito questi due colori, guardate qui che meraviglia, il lilla e il rosa, e il risultato è questa fantastica maglia. Vi faccio vedere anche altri abbinamenti colori che potete usare con questi due filati. Potete usare il grigio con il grigio, oppure il nero con il nero, oppure potete anche optare per il nero con il grigio, o ancora, guardate qui che meraviglia, questa fantastica colorazione. Qui abbiamo una sorta di color cipolla e qui invece abbiamo questo fantastico color cipolla più scuro, quindi è un bellissimo colore, più intenso di quello che ho deciso di utilizzare io. Per quanto riguarda i due filati, allora, come sempre vi metto il link in descrizione e li trovate sul mio sito Filati Elsa. Per quanto riguarda la taglia S, io ho utilizzato una Cake Soufflé Luxe che è da 900 metri e due Mohair Luxe. Di entrambi mi è rimasto un po' di filato, e vi dico che per una taglia M va benissimo sempre una Cake e due Mohair Luxe, mentre per quanto riguarda una taglia L e XL, in questo caso dovete andare a prendere due Cake Soufflé e 3 Mohair Luxe. Io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto il numero 4. La lavorazione è semplicissima, si parte da sotto e sono 4 giri che vanno sempre ripetuti. Si lavora in tondo per la parte sotto, mentre per gli scalfi si lavorano le due parti separatamente, quella dietro e quella avanti, in giri di andata e ritorno, e poi si riprende la lavorazione per fare sempre lo stesso punto, sempre con 4 giri che vanno ripetuti. Ho optato per questo motivo forato proprio perché, come vi ho detto, voglio usare questa maglia in quanto il soufflé è cotone, mentre il Mohair Luxe è lana e mohair. Voglio poter sfruttare questo pull sia adesso nelle notte d'estate dove fa più fresco, c'è più umidità, e quindi con sotto un top va benissimo, ma anche da poterla sfoggiare tantissimo, usare tantissimo anche in autunno e in inverno. In quel caso in autunno sotto ci mettiamo un lupetto magari a giro maniche con un collo alto, e in inverno invece possiamo andarci a mettere un lupetto vero e proprio con maniche lunghe, quindi possiamo usare questa creazione veramente, diciamo, per tutto l'anno. Detto ciò, io spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di lavorare insieme due filati, ossia il Mohair Luxe dell'Adrian Wool e il soufflé della Steny Yarn. I colori che ho scelto io sono questi qua, ossia questo lilla della soufflé e invece il rosa del Mohair Luxe. Qui vi ho messo anche altri tipi di combinazioni che potete fare, nero con nero, grigio con grigio, potreste fare anche nero e grigio invertendo. Ricordatevi che comunque il soufflé è quello normale, quindi senza lurex, mentre il Mohair Luxe è quello che ha il lurex. Io ho deciso di mettere questi due colori che sono un po' più in contrasto, però potete fare anche tono su tono. Detto ciò, io lavorerò con l'uncinetto del numero 4,5. Qui vi farò vedere un piccolo campione. Lavoreremo in tondo ma partendo da sotto, quindi non dall'alto, e lavorerò con l'uncinetto del 4,5. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3 catenelle. Io ho montato 138 catenelle, questo mi ha permesso di avere una larghezza nella lavorazione vera e propria di circa 84 centimetri. Per le taglie più grandi delle mie, visto che stiamo parlando soltanto di 3 catenelle per ogni motivo, direi taglia M andate a mettere 4 se non anche 6 motivi in più rispetto a me, taglia L direi 8 se non anche 10 motivi in più rispetto a me. Tenete sempre presente di misurare la circonferenza o dei fianchi o del seno a seconda di cosa avete più grande, e di mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza, e magari qualche centimetro in più se la volete bella morbida, mantenendo comunque il multiplo, che vi ricordo è multiplo di 3. I giri che andremo a fare sono 4, sono semplicissimi, quindi adesso vediamo come fare. Quindi andiamo a realizzare nella prima catenella una maglia bassa, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una
e 2, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, entro nella terza e di nuovo vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1, 2. Devo fare questo per tutto il giro, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza, maglia bassa, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1, 2. Facciamolo ancora un'altra volta insieme, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Quindi continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il primo giro e come iniziare a fare poi il secondo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima per chiudere quindi la lavorazione. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto creato dalle 2 catenelle e mi alzo con una catenella, rientro e vado a fare una maglia bassa. Quello che faccio adesso lo faremo per tutto il giro. Vado a fare 3 catenelle, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto creato dalle 2 catenelle, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo vado nell'archetto creato dalle 2 catenelle, vado a fare una maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il secondo giro, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle. Vi farò vedere come terminare e iniziare poi il terzo giro. Allora, sto per terminare il secondo giro, devo fare l'ultimo 3 catenelle, ma in realtà vado a fare una catenella, prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. Secondo giro, all'interno dell'archetto creato vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuo quindi così per tutto il terzo giro, vado a fare maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa nell'archetto successivo. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il nostro quarto e ultimo giro. Sto per terminare il terzo giro, vado a fare le ultime 3 catenelle, questa volta entro normalmente nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro. Con una maglia bassissima mi porto al centro dell'archetto e di nuovo vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi come potete vedere la lavorazione che andiamo a fare è molto semplice, sono 4 giri, ma 3 giri sono uguali perché andiamo sempre a fare la maglia bassa e le 3 catenelle. L'unico giro che cambia è il primo, questo perché ci permetterà appunto di alternare questa striscia piena con le strisce vuote, quindi avere un punto forato adatto appunto per questa stagione, ma anche per l'inverno, per l'autunno, se sotto alla maglia mettiamo un lupetto. Voglio arrivare fino alla fine insieme a voi in modo da farvi vedere poi come andare a rifare il primo giro, visto che comunque abbiamo una base diversa. Prima avevamo le nostre catenelle e invece adesso avremo il gruppo di maglie di archetti. Quindi sto per andare a fare le mie ultime 3 catenelle, entro nella maglia bassa e di nuovo vado a fare una maglia bassissima. Quindi ricominciamo a fare il primo giro, vado direttamente nell'archetto successivo e vado a fare la mia maglia bassa, le 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Di qui vado direttamente all'archetto successivo, quindi maglia bassa, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1, 2. Archetto successivo, di nuovo maglia bassa, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Continuo così quindi per tutto il giro. Questi sono i 4 giri che vanno ripetuti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Io adesso tornerò a lavorare alla mia maglia vera e propria e poi vi farò vedere come dividere la parte dietro dalla parte avanti.
Allora, sono arrivata a mettere i marcapunti dal basso fino a mettere i marcapunti, quindi sotto allo scalfo. Io ho ripetuto i miei 4 giri per 12 volte e come lunghezza della maglia per me va più che bene. Per quanto riguarda mettere i marcapunti, io sono andata a contare i miei archetti e ne ho un totale di 46. Ora, le taglie più grandi di me, taglia M, dovreste avere 4 archetti in più, 2 per il davanti e 2 per il dietro. Taglia L dovreste avere 8 archetti in più rispetto a me, quindi ne dovete mettere 4 avanti e 4 indietro in più rispetto a me. Per mettere quindi i marcapunti, come vi ho detto, io ne ho 46, ne ho messi 22 avanti, 22 dietro e ne ho messo uno lateralmente dove appunto ho messo il mio marcapunti. Quindi per le taglie più grandi invece di 22 dovreste metterne 24 per una taglia L, o anche 23 se ne avete messi 6 in più di motivi, mentre per una taglia L dovete averne messi almeno 26 se non 27, dipende da quanti archetti in più, quanti motivi in più rispetto a me avete messo. Quindi detto ciò, io adesso vi faccio andare a vedere come lavorare sempre i 4 giri. Per adesso noi lavoreremo più in tondo, ma in giri di andata e ritorno. Il primo giro lo iniziamo come abbiamo sempre iniziato, quindi io vedete il marcapunti ce l'ho prima del mio 22esimo archetto, quindi entro nell'archetto e vado a fare la mia maglia bassa, 2 catenelle, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte e poi archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi procedo fino a questo punto fino ad arrivare alla fine del giro e vi faccio vedere appunto come terminare il primo giro e iniziare il secondo. Allora, sto arrivando alla fine del giro. Come potete vedere ho un archetto libero e poi dove ho il marcapunti. Mi fermo nell'ultimo archetto andando a fare la mia maglia bassa. A questo punto mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione e poi andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato. Entro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, entro nell'archetto, qui tra le 2 maglie alte e le 2 catenelle vado a fare una maglia bassa, 2 e 3 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il terzo giro. Allora, sto per terminare il secondo giro, ho fatto la maglia bassa e le 3 catenelle. Invece di andare a fare la maglia bassa nell'ultimo archetto vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. A questo punto ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro. Con una maglia bassa andiamo a fare una maglia bassa, scusate, sopra la maglia alta, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle e poi vado a lavorare normalmente, quindi 3 catenelle, archetto successivo, maglia alta, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Vi farò vedere come terminare il terzo giro e come iniziare poi il quarto e ultimo giro. Allora, sto terminando anche il terzo giro, ho fatto la maglia bassa, vado a fare le ultime 3 catenelle, entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare una maglia bassa e una maglia bassa nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle e ricomincio da capo andando a fare una maglia bassa in ogni archetto, quindi archetto, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Vi faccio rivedere come terminare e come iniziare poi a fare di nuovo il primo giro. Sto terminando il quarto giro, ho fatto l'ultima maglia bassa, vado a fare 2 catenelle e salto la penultima maglia bassa, entro nell'ultima e vado a fare la mia maglia alta. E adesso dobbiamo ricominciare dal primo giro, quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare in questa maniera. Andiamo a fare una maglia bassa
2 catenelle e poi nell'archetto di 2 catenelle andiamo a fare le nostre 2 maglie alte, 1 e 2, e poi lavoriamo normalmente. Archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo altre 2 maglie alte. Continuiamo così per tutto il giro. Vi farò vedere di nuovo come terminare il primo e iniziare poi il secondo, giusto per farvi capire bene come andare a fare i nostri giri. Allora, sto per terminare di nuovo il primo giro. Ho fatto la maglia bassa, le 2 catenelle e le 2 maglie alte, vado direttamente nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa, e poi si ricomincia da capo con il secondo giro. Quindi di nuovo andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle e poi si va nell'archetto a fare la maglia bassa e poi torniamo a fare 3 catenelle maglia bassa. E adesso devo ripetere quindi i 4 giri che vi ho fatto vedere fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Non so se poi dividerò ulteriormente la lavorazione per fare 2 spalline, lo deciderò man mano che continuo a salire con la lavorazione. Nel tal caso comunque vi farò sapere. Allora, ho terminato sia la parte avanti che la parte dietro. Alla fine ho lavorato un unico pezzo, quindi non ho fatto delle micro spalline. Ho ripetuto i 4 giri per 3 volte e poi nuovamente solo i primi 3 giri, in modo tale da comunque da finire con il giro di archetti per poter meglio cucire con la parte dietro. Ora, per una taglia più grande, taglia M, io vi consiglio di ripetere i 3 giri 4 volte e poi nuovamente o i primi 3 o i primi 2 giri, mentre taglia L vi consiglio di ripetere i 4 giri per 5 volte e poi nuovamente solamente i primi 3 giri o o solo i primi 2. Per quanto riguarda la parte dietro, ho lasciato sempre libero dove l'archetto dove avevo il marcapunti e sono andata a lavorare la stessa maniera come ho lavorato sul davanti, quindi ho lasciato sempre libero poi sempre questo archetto al centro. Una volta fatto ciò sono andata a cucire all'altezza delle spalle. Io ho cucito per circa, vi dico subito, 7 centimetri. Mi raccomando, per le taglie più grandi, a seconda ma anche per le taglie più piccole di come volete lo scollo, io volevo lo scollo un po' largo, quindi per questo ho cucito poco. Andate a cucire o meno o in più rispetto a me, appunto a seconda di come volete il vostro scollo. Una volta fatto ciò possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica lavorerò sempre con l'uncinetto del 4,5 e utilizzerò sempre i 2 filati lavorandoli insieme. Allora andiamo ad iniziare il nostro primo giro, quindi torniamo a fare la lavorazione in tondo e partiamo dal archetto che avevamo lasciato libero con il marcapunti, quindi questo qui in basso centrale, e quindi vado a lavorare come abbiamo fatto prima. Quindi vado a fare una maglia bassa e poi 2 catenelle, 1 e 2, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2, vado nell'archetto successivo, in questo caso vado qui e vado a fare di nuovo maglia bassa, 2 catenelle, rientro le mie 2 maglie alte, 1 e 2, e continuo così per tutto il giro. Quindi salto, vado in questo archetto e di nuovo maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, vado nell'archetto successivo e continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il secondo, anche se ripeto i giri sono uguali a quello che abbiamo fatto per il corpo della maglia, ma voglio farvi sapere quanti gruppi di maglia bassa e 2 maglie alte ho per la mia taglia. Naturalmente le taglie più grandi ne avranno di più, però giusto per farvi capire quanto archetti ne avrò io e quanti secondo me le taglie più grandi dovrebbero averne. Sto terminando il giro, ho fatto un totale di 17 dei miei motivi, quindi la maglia bassa, le 2 catenelle, le 2 maglie alte, ne ho un totale di 17. Secondo me per le taglie più grandi dovreste averne almeno 4 motivi in più per una taglia M, 6, 7, forse anche 8 in più per una taglia L. Tenete presente che comunque la mia manica con questa lavorando in questa maniera è partendo comunque come scalfo di circa una 16 centimetri. Quindi io adesso vado a terminare il giro andando a fare una maglia bassissima nella prima maglia bassa e poi maglia bassissima, mi porto nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle e comincio così il secondo giro. I giri da fare, vi ripeto, sono uguali a quelli che abbiamo
fatto per il corpo della maglia. Io adesso continuo a lavorare, vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere i 4 giri per avere la lunghezza della manica desiderata. Allora, ho terminato la prima manica, ho ripetuto i 4 motivi per 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 volte e poi sono andata a ripetere il primo motivo. Questo perché volevo che la manica finisse in questa, con tutte queste ondine, mettiamola che si chiamano ondine, che era più carino. Adesso andrò a fare anche la seconda manica e poi deciderò se rifinire anche lo scollo con le ondine o lasciarlo invece così come è venuto.